Eccoci qua, buonasera, bentornati alle conversazioni sull'Iran, venerdì 21 aprile 2023. Cominciamo col fare gli auguri. Innanzitutto a tutti gli amici musulmani che hanno celebrato, che hanno osservato il Ramadan, che oggi termina, quindi Eid Mubarak, veramente tanti auguri, grande festa. Poi sappiamo che in alcuni paesi si è celebrato ieri, in altri si sta celebrando oggi. Comunque oggi sicuramente andiamo sul sicuro facendo gli auguri a tutti. È finito questo mese di digiuno, un mese molto importante in tutto il mondo musulmano, e comunque direi molto importante per una parte consistente dell'umanità, quindi mi sento di dire che è comunque un'occasione per fare gli auguri a tutti. Altra ricorrenza, non meno importante, è il Natale di Roma, quindi buon Natale a Roma. Parliamo qui da Roma, un augurio. Questa città, nonostante veramente tutto, 2776 volte auguri, 2776 anni di storia che si sentono, si avvertono, però insomma anche questo va bene ricordarlo. Il 21 aprile una volta si celebrava in modo sicuramente più appariscente, insomma anche con più di enfasi, però rimane una data importante per una città. Credo che è molto importante per tutti, per quello che rappresenta. Oggi però noi siamo qui per celebrare la giornata di Sadi di Shiraz, appunto nato, si crede approssimativamente intorno al 1210 e morto tra il 1291 e il 1292. La data non è certa, non è esatta, ma questo è l'arco di tempo, il periodo storico in cui visse questo grandissimo poeta persiano, uno dei più grandi, direi insieme ad Hafez, insieme a Ferdowsi e direi insieme ad Attar. Questo lo approfondiremo nel corso di questa diretta, di questa trasmissione che abbiamo organizzato insieme agli amici dell'Istituto Culturale dell'Iran a Roma, che saluto. Stiamo andando in onda anche sui loro canali, e per farlo abbiamo pensato anche di riproporre in forma magari più elaborata dei contributi che avevamo ricevuto negli anni passati, perché mi sembra anche giusto che non necessariamente poi bisogna per forza realizzare contenuti completamente nuovi, ma va bene anche magari raccoglierne di passati, rielaborarli, riproporli e in questo modo comunque celebrare una giornata importante, una giornata dedicata alla cultura. Saluto gli amici che si stanno collegando, che si sono collegati, Alessandra, Andrea e tutti gli altri che sono in questo momento, stanno seguendo. Io ricordo qualche appuntamento, così intanto salutiamo tutti. Dopo domani sera, quindi domenica sera, avremo una diretta particolare, perché sarà l'occasione per parlare di una minoranza etnica non conosciutissima, diciamo quasi sconosciuta, afro-Iran, cioè la minoranza afro-iraniana che vive nel sud del paese, che è una realtà interessante, però non molto esplorata, tutto sommato passata abbastanza anche inosservata a molti osservatori, a molti studiosi del paese. E quindi vedremo anche molte immagini, di foto di autori che ovviamente poi citeremo, e di cui daremo anche degli estremi per approfondire. Il prossimo appuntamento per il Cineclub è con Botox, film di Kaveh Mazaheri del 2020, tanto film vincitore del Torino Film Festival di quell'anno, però poi nelle sale non è uscito. Ricordo che per questo, come per tutti i film che vediamo qui nel Cineclub, è necessario iscriversi. Io qui vi metto il link, lo vedete in sovraimpressione. Chi si iscrive lo può vedere in streaming gratis. Chi non avesse modo di vederlo in diretta il mercoledì 3 maggio, se si abbona al mio canale YouTube, può poi vederlo quando vuole. Questo è il secondo appuntamento. Il terzo appuntamento è invece con il nostro gruppo di lettura, e qui andiamo un po' avanti con i tempi, perché diciamo insomma come dire, per dare tempo a tutti anche di leggere il libro, di comprarlo per chi non l'avesse ancora acquistato, e quindi prepararsi in modo adeguato alla discussione che terremo il 29 maggio. Quindi insomma manca un bel po', manca oltre un mese, però anche qui per partecipare bisogna iscriversi. Qui io rimetto
il link sull'amore e altre cose, il libro, scusate, che voi avete scelto tramite votazione tra 6 titoli che avevamo proposto, e questo è il libro che ha raccolto più preferenze, e quindi parleremo sull'amore e altre cose di Mostafa Mastur, tradotto in Italia da Faisal Mardani per Francesco Brioschi editore, e quindi chi vuole partecipare può iscriversi intanto e cominciare a prepararsi. Bene, direi che abbiamo detto un po' di cose, adesso entriamo un po' nella discussione, cioè vediamo di cosa parliamo questa sera. Questa sera parliamo appunto di Saadi, di Shiraz, Saadi Shirazi. Qualcuno dice sempre: ma come si scrive con 2 H, una A e l'apostrofo? Questo è il problema delle traslitterazioni dal persiano, quindi lo troverete probabilmente scritto in molti modi diversi, insomma, in Saadi o Saadi, insomma, ma sempre lui. Adesso entreremo nel dettaglio, e per parlare di questo grande poeta noi ci siamo affidati in passato, e ci riaffidiamo ancora oggi alle loro parole, a 2 studiosi italiani importanti, che tra l'altro sono stati anche uno allievo e lei insegnante, maestra, professoressa l'una dell'altro. Cominciamo con l'ascoltare, sono dei contributi, sono tutti e 2 sotto i 20 minuti, sono circa un quarto d'ora l'uno ciascuno, sono stati montati, li ho rimontati io rispetto a una trasmissione che avevamo fatto tempo fa, sono stati montati, adesso noterete, con una tecnica che vuole essere un po' più dinamica. Con questo, diciamo, in questa diretta, come nelle prossime, molte altre, comincerà un utilizzo sperimentale, spero sempre più consapevole ed efficace di strumenti di intelligenza artificiale. Questo ovviamente per far sì che il prodotto sia sempre più comprensibile, e però ovviamente facendo in buona parte questo lavoro poi da solo, è un modo per come dire, aiutarmi, ecco. Quindi noterete una sintesi un po' velocizzata in alcuni momenti. Il suo intervento, quando è stato fatto tempo fa, era più lungo. Questo è la parte essenziale, quella mi sembrava comunque più interessante di ascoltare. Ascolteremo prima Daniela Meneghini, poi ascolteremo Domenico Arturo Ingenito su Sadì. Poi sarà il momento di ascoltare almeno un paio di poesie, appunto, di Sadì, che sono alcune anche recitate all'interno di questi interventi, ma un'altra l'ascolteremo, quella forse più celebre di Sadì, l'ascolteremo poi recitata da una nostra conoscenza, che immagino tutti quanti voi abbiate già capito chi è. Intanto saluto Mosen, buonasera Mosen, grazie per essere qui. Allora adesso ascoltiamo il primo contributo, che è quello della professoressa Daniela Meneghini. Un poeta, e questa parola è un po' un termine che richiama molta solennità, questa idea di condividere una memoria, però ha anche l'idea di una festa, quindi al contempo è sia qualcosa di molto ufficiale e formale, ma anche, credo, la condivisione di un valore. Per cui, cioè, cos'è questo valore? Mi sono chiesta. Questa domanda mi sembra veramente necessaria. Un po' ci ho riflettuto perché ho lavorato anche recentemente su Dante e la ricezione di Dante in Iran, e per cui queste commemorazioni cominciano a essere abbastanza impegnative. E che cosa significa anche commemorare un poeta di 800 anni fa? Cioè, parliamo di 800 anni che ci separano da Sadì. Certo, cioè non è che non possiamo negare che Sadì è riconosciuto da oltre 2 secoli in Occidente, ma in patria era già un poeta di grandissima fama mentre era ancora in vita, ed è riconosciuto come uno dei 4 maggiori poeti persiani, con Ferdowsi, Rumi e Hafez. Per cui commemorarlo non può certo voler dire, ecco, ripetere o decantare la sua grandezza, che è già consolidata, direi, al di là di ogni considerazione postmoderna. E credo anche che commemorarlo non può essere neanche ricordarne il contributo
letterario, le innovazioni stilistiche, la creatività, le aspirazioni moraleggianti, anche satiriche, anche oscene e altro. Perché Sadi è tutto questo, però di tutto questo si è parlato così tanto in questi 800 anni, direi, che i repertori bibliografici su Sadi e la sua opera si fanno di anno in anno, direi drammaticamente voluminosi e quasi ormai ingovernabili. Penso che Domenico, che ha lavorato appunto recentemente su questo autore, si è trovato davanti una tale mole di bibliografia che avrebbe dovuto, invece uomo coraggioso, ne è uscito brillantemente. È che io e lui siamo due responsabili di questa voluminosa, ingovernabile. Domenico ha appena scritto una monografia su Sadi e sulla lirica di Sadi. Io ho contribuito da poco a un volume intitolato di Iranian Studies, intitolato Sadi at Large, che raccoglie appunto una serie di contributi su Sadi. Io ho fatto, per uscire un po' dalla ripetitività, ho fatto un lavoro di tipo comparando Sadi a un moralista del nostro Medioevo, però insomma non c'è bisogno di dimostrare che l'opera di Sadi interessa ancora moltissimo, sia a livello di divulgazione ma anche a livello proprio di ricerca accademica, sia dentro che fuori i confini dell'Iran. Per cui ho cercato di individuare qualcosa che andasse magari oltre la sua fama, cioè ho cercato di capire quello che questo poeta continua a dirci, o malgrado, anche magari non era il suo obiettivo, e ho cercato di afferrare questa cosa della eternità della poesia di Sadi, che credo abbia veramente il suo fondamento, può avere. L'unico fondamento che può avere questa sua eternità è proprio nella verità della sua opera e nella connessione veramente fortissima che le sue opere hanno con la vita, e dunque con l'espressione della vita che passa attraverso le sue opere, benché lui sia appunto un poeta medievale e anche, come dire, con una certa cautela, in qualche modo un poeta di corte. Quindi da questa prospettiva, e cioè di individuare dove sta l'eternità di questa poesia di Sadi, io ho deciso di soffermarmi sulle sue due opere moralleggianti, quindi come anticipava il dottor Amini, il Buston, che fu composto nel 1200, e il Goleston, composto nel 1200. Quindi ho deciso di fermarmi su questo Sadi come poeta saggio, che è uno degli epiteti che si è guadagnato, e cioè di questo artista che possiede nel giudicare e nello scrivere uno straordinario discernimento, però allo stesso tempo anche una grande moderazione, un equilibrio intellettuale, spirituale e una conoscenza delle cose della vita acquisita dall'esperienza e poi dalla riflessione su questa esperienza. Per cui Sadi per questo è un maestro di vita. Mi sono chiesta, riguardando un po' queste opere, perché Sadi si sia dedicato, cioè abbia dedicato tanto del suo genio e delle sue energie intellettuali e ovviamente tanto del suo tempo. È vero che ha avuto una vita lunghissima, però questo di solito non lo sappiamo in anticipo, in qualche modo insomma era un'incognita. Ha dedicato almeno 2, 3, probabilmente 4 anni della sua esistenza a comporre queste due opere di morale, due opere che condividono infatti questa contiguità. Nel 1200 è una contiguità anche del materiale teorico e anche dell'approccio narrativo. Le compose una immediatamente di seguito all'altra. È vero che le due opere appartengono a due generi letterari molto diversi. Il Buston è nella linea della tradizione dei Masnavi e quindi dei poemi lunghi a rime baciate della tradizione appunto didattico-didascalica, che aveva già avuto prima di Sadi degli illustri testimoni come appunto Sanoi, Attor, eccetera. Mentre il Goleston appartiene diciamo al genere delle Macomot, è un prosimetro che però apre, come giustamente diceva il dottor Amini, è un'opera che dal punto di vista
letterario apre proprio nuove possibilità alla letteratura moraleggiante persiana, seguendo però lui sulla falsariga delle Makomot arabe di Hamadani e di Hariri, anche se si differenzia anche strutturalmente da queste, però insomma questo era il suo precedente. È anche vero che appunto queste due opere, scritte una di seguito all'altra, condividono molte tematiche, sono accomunate da questo intento moraleggiante e anche però da una impostazione etica e filosofica che non è sistematica, che è appunto molto leggera in un certo senso. Il Boston, diciamo, di maggiore coerenza interna, mentre il Golestan si vede più una minor tensione di coerenza tematica. Però adesso guardiamo un attimo i capitoli che li compongono. I contenuti diciamo rispondono alla stessa spinta educativa e sono anche contenuti che si integrano, in qualche caso si sovrappongono su molti punti. Allora, il Boston è composto da 10 capitoli, il primo sulla giustizia, il secondo sulla beneficenza, cioè sugli atti caritatevoli, il terzo sull'amore, l'ebbrezza e la passione, il quarto sull'umiltà, il quinto sull'accettazione della volontà di Dio, il sesto sulla soddisfazione per ciò che si ha, cioè sulla temperanza, il settimo sull'educazione, intesa nel Boston come autocontrollo soprattutto, l'ottavo sulla gratitudine per la propria condizione, il nono sul pentimento e il decimo sulla comunione con Dio. Il Golestan invece è composto da 8 capitoli, è un'opera un po' più breve. Il primo coincide praticamente col capitolo del Boston. Nel Boston si intitola Giustizia, nel Golestan si intitola Sulla condotta dei re, ma sono entrambi degli specchi per i principi, cioè sul Golestan un po' più breve, dei capitoli dedicati appunto all'ammaestramento del sovrano. E infatti nel Boston il capitolo si intitola sulla giustizia proprio perché il principio della giustizia è il principio fondamentale su cui si deve fondare la sovranità. E poi il secondo è sull'etica dei dervishi, sto elencando i capitoli del Golestan. Il terzo è sull'etica della temperanza e quindi coincide, si sovrappone al capitolo sesto del Boston. Il quarto è sui vantaggi del silenzio, il quinto sull'amore come già nel Boston, il sesto sulla debolezza e la vecchiaia, il settimo sugli effetti dell'educazione, anche qui sovrapponendosi al Boston, e l'ottavo invece che è un testo senza aneddoti. Il Golestan è composto da parti teoriche come il Boston, da parti teoriche, da aneddoti e poi da brevi, abbastanza brevi composizioni poetiche che in qualche modo sintetizzano la morale relativa all'aneddoto. Ecco, quest'ultimo capitolo del Golestan non ha aneddoti ma soltanto degli aforismi, potremmo chiamarli così. Quindi vediamo come appunto ci siano delle sovrapposizioni e anche però delle differenze sostanziali fra queste due opere. Come ricordava prima il dottor Amini, noi italiani possiamo volare la lettura in molte traduzioni di Golestan, in una traduzione recente di Carlo Saccone anche il Boston, la cui assenza veramente era abbastanza grave fino a pochi anni fa. Lui per fortuna ha posto rimedio. Questo Boston viene definito più l'opera di un derviscio, cioè un'opera più seria, misurata, che tocca anche proprio le tappe del percorso ascetico. Mentre il Golestan è un testo più accattivante, rivolto a un pubblico ampio, adatto alla corte, spiritoso, arguto, e viene definito il più bel libro in prosa del persiano. È talmente bello che nessuno ha osato a provare a riscriverlo, mentre, come dire, questa cosa dell'emulazione, non so, pensiamo a Nesomie di Anjavi, il suo quintetto è stato veramente emulato da tantissimi poeti che ne hanno scritto altri quintetti, oppure settetti, oppure ottetti, ma insomma hanno cercato di
imitarlo in tutti i modi, il Goleston di Sadi di fatto, a parte qualche penoso tentativo, di fatto è stata un'opera che non è mai stata imitata, e purtroppo, forse in un certo senso, anche la sua struttura, questa di prosa rimata, ritmata, intercalata da versi, non ha conosciuto fortuna poi nel corso della letteratura persiana. Però questo cosiddetto il più bel libro della prosa persiana è talmente importante nella civiltà iranica che anche nella lingua corrente Yusufi ha contato più di 400 proverbi o modi di dire che derivano proprio dal testo del Goleston. Ecco, cioè tutte e due queste opere sono in qualche modo rappresentano un viaggio, no? Sadi è famosissimo più o meno con basi più o meno storiche per essere stato un grande viaggiatore, se anche non è stato un così grande viaggiatore come scrive qualche Tascherè, però lo è stato sicuramente rispetto alle cose della vita. Quindi alla base di queste opere c'è l'idea di un viaggio sia concreto che metaforico, che è appunto il viaggio della vita, e non per niente appunto si basano tutti e due su una grandissima serie di aneddoti, saggezza con l'esperienza. Questa è una caratteristica molto evidente di Sadi e credo che sia una delle cose che lo tiene così vivo ancora nella cultura, nella civiltà, nella passione, anche nell'affetto dei suoi lettori, e cioè il fatto che lui ha una morale che parte dal basso e va verso l'alto, ha uno sguardo sulla umanità a cui lui appartiene. Ci sono diversi aneddoti in cui lui stesso mostra i suoi difetti, le sue difficoltà, però questa morale appunto parte dalla osservazione di quella che è la vita dell'uomo, e per cui ha un anelito all'integrità personale che lo interessa molto di più anche della legge religiosa, della dottrina teologica, tutte cose che sono, come dire, di sfondo alla sua opera ma che non prevalgono, per cui questa sua attenzione proprio che lo rende sicuramente attualissimo. Io non lo so se ho leggere una piccolissima cosa, se posso, però non voglio rubare ad altri o alle altro da dire, ma non importa. Per questo motivo volevo leggere un pezzetto del Buston, un pezzetto molto che appartiene all'ottavo capitolo, che è il capitolo dedicato alla gratitudine verso Dio. È un piccolo testo che però mostra proprio questo aspetto, questo partire dal basso per andare verso l'alto. Non importa quanto alto poi ognuno di noi potrà arrivare, dico ognuno di noi perché insomma bene o male, dai, a tutti quanti aspiriamo a un progresso spirituale, volenti o nolenti, però ecco, non ha importanza quanto in alto arriviamo, l'importante è questa consapevolezza della tensione. Allora, leggo 2 o 3 versi in persiano, giusto per sentire un po' come suona, e poi vi leggo dalla traduzione di Saccone un po' modificata. Dicevo, siamo al capitolo 8, quindi sulla gratitudine. Dice: Bebin to yekan goshtas chand band beson elahi beham dar fagyand pas oshoftegi boshad ablahi ke angosht bar harfe son ish nahi yad kadam bar gereftan zejoy. Allora lui dice: osserva un dito angosht, un dito nelle sue parti, come Dio nell'atto della creazione lo forgiò perfetto. Dunque sarebbe vera follia e grande stupidità levare il dito dell'obiezione, cioè porre qualche obiezione, sulla parola che crea. La parola che crea, sappiamo che la creazione nasce, no? Dalla parola balcone. Rifletti un po' che Dio, per far camminare l'uomo, quante ossa creò e nervi, tutto insieme legando con cura. Senza il moto di malleoli, ginocchia e piedi, non si può fare neppure un passo da dove si è. Ed anche la prosternazione non risulta difficile per l'uomo, perché nella spina dorsale non v'è un osso tutto d'un pezzo, bensì 200 vertebre, l'una sull'altra. Dio pose, dice 200, ovviamente intende molte vertebre.
per poter costruire una vera perla di argilla quale tu sei. E nel corpo hai le vene, o tu di natura amabile, una terra, e in esso 360 torrenti. E hai gli occhi nella testa, insieme a pensiero, giudizio e ragione. Le membra hanno pregio grazie al cuore, e il cuore grazie alla sapienza. Le bestie, per ordine di Dio, furono create vili, tu invece come un Aleph, ben diritto sopra le gambe. Alle bestie Dio piegò a terra il capo perché cercassero il cibo, tu invece con dignità ti porti il cibo davanti alla testa. Visto tale primato, non si conviene che tu la testa mai pieghi, se non per adorare il Dio. In dono egli ti ha dato le sementi e non il fieno. Non ti piegò il capo verso l'erba come gli animali. Però, con codesto bel volto così gradevole, non ti ingannare, abbi sempre onesta condotta. La via diritta ti occorre, piuttosto che la diritta figura che anche i miscredenti esteriormente sono come noi. Colui che ti donò occhi, bocca e orecchie, se sei intelligente, non devi mai avversarlo. Sa bene che tu il nemico debba colpire con le pietre, ma non fare la guerra per ignoranza al tuo amico, ovvero a Dio. Coloro che hanno saggia indole, che sanno essere riconoscenti, si cuciono addosso i doni di Dio con i chiodi della gratitudine. Ecco, questo mi sembrava un bel esempio e anche vorrei insomma che fosse di stimolo di invito insomma alla lettura di queste opere. E quindi proprio di questa sua saggezza che appunto parte dal basso, va bene, dall'osservazione di ciò che è, della realtà, e che rimanda poi a un'altra realtà, o possiamo dire anche alla verità a cui l'uomo dovrebbe aspirare. Mi fermo qui, avevo tante altre cose da dire. Ecco qua, e questo era il contributo della professoressa Meneghini, che noi ringraziamo e salutiamo anche a distanza, ovviamente, di questo contributo che ci ha dato in passato, che noi abbiamo biecamente riciclato, ma insomma quindi riutilizzato, anche perché sono comunque contenuti validi e che dispiace sempre poi magari si perdano, no? Così anche nella nostra produzione spesso frenetica di nuovi contenuti, di non stare anche dietro alle notizie, dietro a nuovi fatti, ad altri approfondimenti. Queste però sono delle lezioni che ci piace anche riproporre, perché crediamo davvero che siano molto molto interessanti e sicuramente di grandissimo valore. A questo punto partirei con il secondo contributo, quello di Domenico Arturo Ingenito, che abbiamo avuto il nostro ospite in un paio di occasioni. In una ha presentato anche il suo lavoro su Sadi, pubblicato negli Stati Uniti. Lui lavora e insegna all'Università di Los Angeles in California, e lo riascoltiamo molto molto volentieri. Ecco qui adesso il secondo contributo. Venerati invece che esperiti, invece che solo un secondo indietro, se no perdiamo qualche secondo. Via. I monumenti ci fanno paura, i monumenti ci chiedono di non essere letti, di non essere toccati, devono essere venerati invece che esperiti, invece che... E quindi il mio lavoro su Sadi parte da una provocazione. Cosa dice Sadi veramente? Quindi come si possono leggere i suoi ghazal, le sue poesie d'amore, le sue poesie erotiche? Cosa vuol dire quindi cercare di entrare nel vivo di questo retaggio letterario? E da lì ho cercato di ricostruire tutta una serie di condizioni storiche, filosofiche, il pensiero che circola in questi versi e nell'esplorazione del mondo, come diceva la professoressa Meneghini, dal basso. Questo vuol dire cercare l'assoluto tramite il contatto con la materia, il contatto con l'esperienza. E quindi ho qui un PowerPoint che potrei condividere. Eccolo qua. Immagino possiate vederlo già. Eccolo qui. Sì, questa è la del libro, mi chiedo bene se lo presento di nuovo qui, ci mancherebbe. Per contemplare la bellezza, Beholding Beauty è il titolo in inglese, e per oggi il sottotitolo che ho selezionato è Dall'etica dell'esperienza all'estetica della visione. Cosa vuol dire unire etica, esperienza e visione? Visione sia la visione degli occhi, contemplare il mondo, la bellezza del mondo, e la visione interiore. Quindi una ricerca dell'invisibile. Cosa è questo invisibile? Molto spesso c'è confusione quando si parla di poesia persiana classica, si usa
questa dicotomia tra la mistica e la lirica cortese. Io ho cercato di mostrare come questi due aspetti in realtà sono sempre interdipendenti, soprattutto in Sadi. Apro questa breve conversazione con questi bellissimi versi tratti da un ghazal di Sadi, in cui lui dice Har kasi ro sare chizi o tamannoy kasis, ma nadarim be ghera sto tamannoy degar. Jan ki hargez be jamal tu dar ayine bahm متصور نشود صورت و بلای دیگر. Ognuno è mosso da passioni e desideri per cose o corpi. Noi non desideriamo altro che te, che lo specchio dell'immaginazione non potrà mai dipingere forme o corpi al pari della tua bellezza. Cos'è questo tu che vuole essere rappresentato nell'immaginazione? È una presenza divina? È una presenza fisica? Perché Sadi usa anche un linguaggio molto tecnico quando parla dell'immaginazione. Nel libro ho cercato anche di mostrare come Sadi fu ispirata da teorie scientifiche che circolavano nel tempo, su come funzionano i nostri sensi interni, il rapporto con i sensi esterni, come cogitiamo, come pensiamo le cose, come ricordiamo e come sogniamo. Quindi è questo quello che cerco di ricostruire. Mi sono permesso anche di mostrare alcune immagini dei manoscritti sui quali ho lavorato, quindi ho cercato di andare a ritroso e trovare le fonti più antiche che riportano le opere di Sadi. Questa è una presentazione molto succinta dei suoi lavori principali. Le raccolte liriche, i ghazal sono qui, sono l'oggetto principale del mio studio. Mi sono permesso anche di occuparmi della poesia oscena, quindi mostrare il basso e l'alto, le diverse funzioni anche corporali, fisiche, che rientrano nella ricerca dell'esperienza e della ricerca mistica in Sadi. Mi sono soffermato sui patroni, sulle cerchi intellettuali e letterari, poeti con i quali lui era in costante contatto. La questione, normalmente, come dobbiamo leggere Sadi? Era un mistico, era uno sheikh, era un agnostico, oppure un poeta, shoer. C'è questo bellissimo manoscritto che è conservato alla Biblioteca Nazionale di Francia, a Parigi, che non è stato studiato. Ho scoperto che in un foglio specifico si attesta prima di tutto il fatto che la sua poesia circola tra cerchie sia cortesi che circuiti sufi, quindi mistica islamica, e poi sappiamo esattamente adesso in quale anno e con quanti soldi il ministro delle finanze dello Stato del Khanedi, quindi il ramo della famiglia mongola che controllava l'Iran dopo gli anni 50 del XIII secolo, e decise di costruire una loggia sufi nelle colonie di Shiraz per Sadi. Quindi sappiamo adesso precisamente che Sadi era sì attivo negli ambienti sufi del tempo e riuscì a creare dei ponti tra la vita cortese e la vita mistica delle logge sufi. Questi sono i due poli, no, che riportano questi eventi. C'è anche, per chi legge il persiano, c'è la menzione precisa dei patroni, di chi ristorò questa loggia decenni dopo la morte di Sadi, all'inizio del XIV secolo. Quindi questo è anche utile per capire la circolazione delle sue opere quando Hafez incominciò a diventare un poeta cortese anch'esso. Quindi è importante in questo caso soffermarsi su questa costante compenetrazione tra il visibile e l'invisibile, tra erotismo e trascendenza. Ho tradotto alcuni ghazal inediti. Mi vorrei soffermare questo verso in cui Sadi dice: «Fluisci nel mio sangue, ti intersichi alle mie giunture. Come può il ricordo di te lasciare la mia lingua, il pensiero tuo scivolare via dalla mia mente? Se l'anelito ultimo, l'apogeo di ogni mio desiderio e sforzo, non abbandonerò mai le mani di speranza senza prima aggrapparmi a te». In un verso precedente Sadi dice: «Può la distanza velarci da quello a cui eravamo avvezzi in passato? La tua persona è assente, eppure sei presente nella mia visione. Io sono talmente preso dalla tua presenza che mi faccio pura assenza, e il mio pensarti è tale che per te d'ognuno son dimentico». E conclude Sadi dicendo: «Ti scongiuro, pianta in me il tuo sguardo, che fioriscano le mie attese. Come potrebbero altrimenti le mie aride radici trarre frutto?» C'è questo costante movimento tra l'alto e il basso, tra la memoria fisica di un incontro forse reale, forse immaginario, la ricerca di una presenza divina. Quindi questi elementi sono sempre in equilibrio, sono sempre posti in equilibrio tra di loro. E vorrei ricollegarmi qui adesso a quello che la professoressa Meneghini
diceva, mostrando anche questa bellissima immagine da una copia timuride, il primo periodo timuride del Golestan, del roseto di Sadi, e per mostrare l'importanza della ricerca dell'esperienza. E qui Sadi, nell'introduzione del Golestan, racconta come mai decise di scrivere, di comporre questo libro, e racconta di un incontro con dei suoi amici. Decidemmo di trascorrere la notte con uno dei nostri amici nel mezzo di un giardino profumato. Qui siamo nei dintorni di Shiraz. Si trattava di un idillico luogo ameno, circondato da alberi frondosi. I fiori che coprivano il suolo parevano schegge di vetro iridescente, e le Pleiadi sembravano scintillare come diadema che nella notte pende dai rami. Cosa accade? E questa sì è la poesia che stavo leggendo, questa introduzione al roseto, questo manoscritto bellissimo, illuminato con miniature, che si trova a Lisbona oggi. Quindi Sadi descrive come mai decise di comporre il roseto, il Golestan, e il giorno seguente, quando in proposito di partire ebbe la meglio sulla volontà di restare, il mio amico ricolmò la sua veste con rose, erbe profumate, giacinti e menta. Vedete qui sulla sinistra una delle prime rappresentazioni visive di questo aneddoto, forse pseudobiografico. Gli dissi: amico, come ben sai, le rose non perdurano fresche per sempre, e il roseto, il Golestan, non mantiene mai quello che promette. I filosofi ci insegnano che il cuore non dovrebbe mai anelare le cose periture. Il mio amico allora mi chiese: quale sarà la regola? Dimmi. Io risposi, qui Sadi che parla, con le seguenti parole: per il diletto di chi contempla e la gradita presenza dei nostri amici, comporrò un roseto in forma di libro, i cui petali non avvizziscano sotto il soffio dei gelidi venti invernali. Il mio amico lasciò cadere tutte le rose dal suo grembo e afferrò la mia veste dicendo che l'uomo virtuoso mantenga sempre le sue promesse. Questo è l'aneddoto, è pieno di riferimenti alle esperienze visive, fisiche, sensoriali, no? della bellezza che circonda Shiraz nel primo giorno di primavera, ovvero oggi, 800 anni fa. Quello che è interessante però, questo è un manoscritto, uno dei più antichi manoscritti che raccolgono le opere di Sadi, che si trova oggi agli archivi nazionali dell'Afghanistan, in Kabul, e che ho usato per il mio libro anche. Prima di questa narrazione, di questo aneddoto, c'è un altro aneddoto al quale mi riferisco come un'esperienza visionaria, che apre proprio l'introduzione propriamente detta del Golestan, in cui si parla di un mistico. Uno dei sovrani del cuore raggiunse uno stato di trasporto visionario fino ad immergersi nell'oceano dello svelamento. Non appena ritornò in sé da queste suggestioni visive, uno dei suoi compagni spirituali gli chiese in tono gioiosamente scherzoso: quali regali ci porti da quel giardino profumato che stavi visitando? Quindi qui c'è questa anche l'ironia, no? Questo maestro, questa guida spirituale che è in estasi, è in contatto con il divino e vede cose, gli amici dicono: cosa hai visto? Ci ho portato un regalo da quell'altrove? E lui rispose: avevo deciso di avvicinarmi al roseto per riempire la mia veste con regali da offrire agli amici. Purtroppo all'improvviso il profumo delle rose si è fatto talmente inebriante che mi sono tutte cadute di mano. Cioè, quindi questa idea dell'associazione, no? tra l'esperienza fisica che poi apre il Golestan, che è un libro di esperienza, di aneddoti, di viaggi, di racconti autobiografici anche a volte, e questa tensione verso l'invisibile che si ritrova nella primissima pagina di questo libro. Quindi vediamo anche come Sadi gioca con questi due aspetti costantemente. E qui il problema è cercare di capire cosa è questo regno dell'occulto, questo Olam e-Ghaib. È una visione di Dio oppure percezione interna di realtà supreme nel contesto dell'erotismo sacro. Qui vediamo in questa pagina, in questo foglio di questo manoscritto, sempre di Kabul, Sadi è chiamato il Malek al-Shuara, il re dei poeti, è un titolo molto importante nel contesto persiano. Ci sono molti riferimenti a questa percezione nei suoi ghazal, nella sua poesia lirica, questo contatto con il regno dell'invisibile. E ci sono anche riferimenti a come questa ricerca dell'invisibile avvenga tramite lo studio del proprio corpo, avvenga tramite un'attenta analisi a volte fisiologica di come funziona il respiro, di quali tecniche, come se fossero tecniche di meditazione, possano aiutare l'anima a scoprire questa presenza invisibile dell'occulto. Un respiro abbandona la mia vita, un respiro rientra in me, così che d'un sol fiato io ritrovi la presenza dell'amato. Ho cercato di studiare in vari manuali come
ci si può connettere con il regno dell'occulto. E qual è il ruolo della poesia lirica in questo contesto? La poesia di Sadi, in connessione con teorie filosofiche e erotiche che circolavano al tempo, per visualizzare mentalmente questo individuo. C'è un approccio razionale, quindi tra cui c'è questa contemplazione teleologica. Noi guardiamo il mondo e capiamo che c'è un creatore che ha creato il mondo e che è l'unico essere necessario. Questo si chiama tafakkur, come forma di contemplazione spirituale. Poi c'è l'erotismo sacro. Io guardo delle belle presenze, dei bei corpi, per capire che non sono altro che il riflesso della bellezza divina. E poi c'è questo approccio immaginale, che si concentra sul sogno, visioni, l'esercizio spirituale, quindi osservare la legge sacra, col digiuno rituale, ripetizioni di formule, note come Zikr, ripetizione del nome di Dio, che sono sempre tese a lavorare sul corpo. Quindi il corpo è sempre presente, a differenza di un poeta come Rumi, in cui c'è questo tentativo di trascendere i limiti del corpo. Sadi invece cerca di tornare sempre al corpo. E infine la musica, la pratica ritualizzata di musica e poesia lirica che può indurre fenomeni estatici. Concludo con un ghazal, che leggerò soltanto in italiano, per mostrare come tutti questi elementi possono trovarsi in uno stesso testo lirico. In verità, per bellezza non so dire a chi somigli tu nel mondo. Il mondo e le sue cose sono solo immagine, ma tu sei puro spirito. Nadonamat beharigat che dar jahan bekemani. Jahan o harce dar uz hast suratando tu jani. Jahan o harce dar uz hast suratando tu jani. Per proprio volere gli amanti procedono verso la tua trappola, perché quando tu li catturi, li liberi tu infine da se stessi. Non chiedermi come sto, mi conformo al tuo volermi. Non chiedere del nome mio, il mio nome e il nome che tu vuoi mio. Basta uno sguardo e tu celere strappi il cuore dal corpo di chi guarda. Come si potrà trovare il coraggio di guardarti ancora e ancora? Ti sei celato dietro un velo, ma nell'ardore di volerti si è strappato il velo che cela i più reconditi misteri. Ci sedemmo nel fuoco dell'amarti, consumati da passione, ma troppo breve la tua visita per estinguere questa fiamma. D'improvviso la visione delle tue forme splendide attraversa la mia mente. Mi confondi e perdo il senso del rapporto tra senso e forma. Avrò forse peccato nel guardare i giovani così a lungo? Ahimè, i vecchi sanno bene che la giovinezza è troppo breve. Tu che non apri gli occhi per il sonno tuo pesante d'ebbrezza, cosa sai del mio starmene qui seduto pregando dalla notte all'alba? Ascolta, brezza, io non so più come raggiungere la dimora dell'amato. Che Dio ti benedica. Potrai forse tu recare il mio saluto? Il collo di Sadi è nel tuo laccio, ma la testa lui non può scuotere. È prigioniero tuo. Avanti, uccidilo come tu sai fare. Qui, come dire, la lettura di Domenico Ingenito è rimasta famosa anche dopo questa trasmissione. Ovviamente non solo grande studioso, anche grande interprete di queste poesie che lui ama in modo così profondo e conosce benissimo. Tra l'altro salutiamo anche lui, sentito poco fa che è in partenza da Londra per Napoli, quindi con una battuta diceva: se non si sono stufati di sentire sempre i miei discorsi, torna, guarda che qui magari torni e facciamo di nuovo qualcosa, perché mi ricordo che le dirette con lui sono state molto molto seguite anche allora, quindi lo ringraziamo a distanza anche, come dire, per questa pazienza e per averci dato modo di riascoltarlo. Siamo quasi in conclusione, poi faccio sentire ancora un paio di cose, una brevissima, veramente un paio di minuti. Rita qui dice: Battiato ha tratto molto dai testi di questo grande, non so, glielo chiese ad un concerto, non mi rispose, un po' scocciato. Ma che Battiato, come dire, fosse un grande così, non so se è grande esperto, comunque sicuramente amante della mistica sufi, dei poeti, i classici persiani, anche Al-Biruni, il grande matematico, nonché mistico. Da Al-Biruni trasse il titolo di una canzone, Come un cammello su una grondaia, no? La canzone di Battiato diceva: vivo come un cammello su una grondaia in questa onorata società. Al-Biruni, quando usò questa espressione, la riferiva
al limite che lui indicava nella lingua persiana nel trattare argomenti scientifici. Infatti la lingua persiana all'epoca non era usata per scrivere testi scientifici, ma l'arabo era la lingua dei testi di questo tipo. Motivo per cui anche Ibn Sina a Vicenna spesso è stato confuso come scienziato e filosofo arabo, invece era persiano, però i suoi testi, diciamo, i suoi manuali erano scritti in arabo, in quanto quella era la lingua della scienza dell'epoca. Io concluderei allora con la poesia, quella più nota, che credo che forse conosciamo tutti, anche chi magari non è proprio addentro a tutto questo, è appunto il Bani Adam, che è riportato anche all'ingresso delle Nazioni Unite a New York. Adesso lo ascoltiamo. Tanto Andrea dice sicuramente studiò molto il sufismo, riferito a Battiato, lo dice in alcune interviste. Sì, ma sicuramente questo è indubbio. Anche lui, come dire, aveva un po' questa così, potremmo dire anche un po' una posa a un certo punto di atteggiarsi, anche comunque conosceva indubbiamente il sufismo, quindi questo è sicuramente vero. Poi ovviamente quando si parla di autori, di poeti così importanti, si rischia spesso anche di banalizzare il tutto, no? Quando non è affrontato da persone che innanzitutto che padroneggino la lingua, che sappiano leggerla nei loro testi originali e che poi magari non abbiano dedicato anni di studio, di conoscenza. Avete sentito nei due contributi sia della professoressa Meneghini che da parte appunto di Domenico Ingenito, non è che si capisce, è stato raccontato quanto lavoro ci sia, no? Dietro anche alle loro parole. Quindi non perché Battiato fosse assolutamente una persona ignorante o superficiale, però indubbiamente nel riportarlo poi in alcuni brani magari il tutto non era poi così assolutamente fedele o così poi necessariamente di valore. Queste sono altre considerazioni. Però invece sicuramente è di valore la lettura, l'interpretazione che adesso vi riproponiamo, che abbiamo ascoltato, adesso non mi ricordo in quale occasione, ma ovviamente che ci ha regalato a suo tempo il nostro Angelo Calli, poi avrete, immagino che avete capito di chi mi riferivo. È un brano, sono dei versi celebri. Qui nella traduzione che ne fece scusate, anni fa Mario Casari, e lo ascoltiamo, poi se c'è tempo vi annoio invece con un'altra cosa, ma questo invece ascoltiamo tutto perché merita e lo mettiamo anche a tutto schermo. Son membra d'un corpo solo i figli di Adamo, da un'unica essenza quei giorni creati, e se uno tra essi a sventura conduca il destino, per le altre membra non resterà riparo. A te, che per l'altrui sciagura non provi dolore, non può esser dato nome di uomo. Ecco, questo era un'interpretazione come sempre emozionante, perfetta del nostro, mi permetto di dire così, Angelo Calli, che tra l'altro speriamo a breve di riavere con noi per qualche altra iniziativa, e questi sono i versi sicuramente più noti di Sadì anche a livello internazionale, quelli che non solo, come dicevo, sono riportati nell'ingresso della sede delle Nazioni Unite a New York, ma che una volta anche Obama, nel suo famoso messaggio di auguri per il Nowruz nel 2008, pensare altri tempi, quando insomma Obama cercava il dialogo con l'Iran, e nel mandare i suoi auguri per il Nowruz, per il nuovo anno, l'equinozio di primavera, concluse citando questi versi. Vi aggiungo brevissimi altri versi che a me piacciono tantissimo di Sadì, che sono anche tra i pochi versi che dico che conosco a memoria in persiano. Io già a suo tempo, se non sbaglio, a Shabbi al-Dà avevo realizzato questo video brevissimo in cui, ahimè, mi dispiace soprattutto per gli amici iraniani, recito in persiano, ma ve lo riproduco, ve lo rimetto così sentiamo come dovrebbe essere in teoria. Purtroppo sono io a leggerlo, a recitarlo in persiano, e poi vi leggo la traduzione, tanto sono veramente pochissimi
è 1 minuto o 2, insomma, quindi poi concludiamo. Geli koçbui, darammam rusi resid, asdaste mabuni bedostam. Bedu goftam, ke moşki yabiri, ke azbuye delobiseto mastam. Begofta, man gelin aciz budam, valikan modati begol neshastam, kamal amneshin darman azr kard, vagarne man aman hokam keastam. Ecco, questo insomma vuol dire molto recitato malissimo, ma insomma, però mi è sempre affascinato questi versi che nella traduzione ancora di Domenico Ingenito, che tra l'altro tradusse e poi mise in versi, come dire, nel giro di un'oretta. La sua traduzione è questa: un amato alle terme mi ripose un'argilla fragrante tra le mani. Sei tu muschio oppure ambra? Io le chiesi, che il tuo profumo soave mi inebria. Lei rispose: ero umilissima argilla, poi la rosa divenne mia compagna. Anche se sono intrisa di sua virtù, sappi che terra fui e terra sono. E secondo me è bellissima. Bellissima. Mosè è troppo buono, mi dice comprete per il persiano, ma adesso nessuno meglio di lui sa dei miei sforzi e di quanto in realtà sia somaro in tutto questo. Bene, comunque speriamo che nonostante questo finale di aver contribuito a dare il nostro omaggio a questo grande poeta, la poesia persiana in generale. Noi ovviamente invitiamo a seguire anche le indicazioni che sono state date durante i 2 interventi della professoressa Meneghini, quindi le traduzioni di Carlo Saccone innanzitutto, e ovviamente a seguire poi tutto quello che sia come istituto culturale c'è, si fa, è stato fatto e si farà anche per far conoscere i classici della cultura persiana, e nel nostro piccolissimo quello che possiamo provare a fare noi anche con occasioni come questa. Allora, io intanto saluto gli amici dell'Istituto Culturale, saluto le persone che ci hanno voluto seguire anche questo venerdì pomeriggio. Vi ricordo il prossimo appuntamento che è con noi, con chi vorrà, per parlare di Afro-Iran, storia di una minoranza quasi sconosciuta, domenica sera alle 21, e vedremo anche immagini anche molto, molto sorprendenti per certi versi. Almeno per me fu veramente una scoperta incredibile qualche anno fa. Io ringrazio gli amici che ci hanno seguito, grazie Andrea, grazie a voi, grazie anche Anna, ringrazio ovviamente tutti, invito a tutti a iscriversi sia al canale, mio canale personale di YouTube, sia ovviamente a quello dell'Istituto Culturale che trovate ovviamente, chi vorrà, andando a cercare su YouTube, ma lo vedete qui seguendo nei link e nei commenti, lo trovate anche molto facilmente, e attivare le notifiche, perché è sempre il modo migliore per restare aggiornati, e come sempre anche a seguirci poi, perché questo, come tutte le nostre altre dirette, sarà poi un podcast che quindi rimarrà e potrete ascoltare quando vorrete. Grazie ancora a tutti per averci seguito, ci vediamo prestissimo, buona serata, e ancora una volta Eid Mubarak a tutti gli amici musulmani per la fine del Ramadan, e ancora tanti auguri a Roma. Oggi è appunto il suo compleanno, e quindi auguriamo, come dire, in questa unione tra la fine del Ramadan, la celebrazione di Sadì e il Natale di Roma, una celebrazione anche con, come dire, qualcosa che va anche al di là delle nostre modestissime esistenze, ma qualcosa che mira perlomeno nella profondità di quello che vorremmo essere, a qualcosa di molto più grande e profondo. Grazie a tutti. Prima che dica altre stupidaggini, vi saluto e vi auguro una bellissima serata.